Ok, attivo. Siamo attivi? Siamo attivi. Ciao! 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 Bentornati sul mio canale, io sono Yuriko e oggi abbiamo un super special guest che è... Sebastiano Serafini! Tu parlaci un po' di te. Ma io sono Sebastiano Serafini. Io sono Sebastiano Serafini, io sono Yuriko Taiga. Beh, canzone è finita. Tutto è finito, basta, andate a guardarmi il canale. Esatto, bravi. Dici qualcosina, dai. Ma faccio musica in Giappone, mi occupo di colonne sonore, faccio anche tante canzoni mie che si danno tanti anni e vivo in Giappone, sì, da Sei Trento al abituato Giappone qua? con furore. Che bella questa, è bella. Io Demperi è in Giappone con nessun furore, un aereo e 2 soldi, però va bene. Allora, giusto. Oggi siamo qua per parlarvi insieme di... Degli stereotipi non veri in Giappone. in Giappone. Tutto quello che in realtà voi pensate che il Giappone è, in realtà non è. E abbiamo una bellissima listina Scritta malissimo da Sebastiano Serafini di cui possiamo iniziare con le prime cose non vere. Non che vere. tutti i giapponesi sono bassi. Infatti, tutti i miei amici sono più di 1,80 m, però lavorano anche nel mondo della moda. Però è vero, lavori nel mondo della moda, c'è i modelli, ci sono anche qua. Sì, esatto, sì, infatti sono sempre più basso tra l'altro, ma a parte i modelli però devo dire che la nuova generazione sono tutti comunque più alti rispetto a una volta. Diciamo che la nuova generazione si è alzata parecchio. Sì, secondo me anche l'alimentazione è un po' più varia. È vero, Rispetto di una è volta. vero, è vero. Quindi se pensate che in Giappone siano solo tutti alti 1,60 m, vi stupirete che alcuni potrebbero anche arrivare ai quasi 2 metri. Sì, è vero. Un'altra cosa è che Tutti i giapponesi sono uguali. Questa è una cosa Questa è che una cosa- non lo so, lo non pensano è vero. tanti miei amici di Trentino. no, ma anche molti miei amici italiani, ma come fai a riconoscere se tanto sono tutti uguali? Secondo me è sbagliatissimo perché io lì, almeno io lì conosco. Sì, beh, stando qua tanti E anni. sì, e stando qua invece tanti anni ho iniziato un po' a imparare a riconoscere chi è da una parte e dell'altra. Cioè se un giapponese dell'Hokkaido o di Okinawa più o meno riesco a Sì, intenderlo. se vuoi sono proprio gli opposti perché comunque sono un sacco di chilometri di differenza Sì, proprio geografica. Sì, esatto. È come se invece dicessero gli italiani sono tutti uguali, Che in nord realtà e sud sono uguali. Per i Guerra. giapponesi spesso lo siamo, tutte le bionde sono queste Sono tutte tutte uguali. uguali, sì. A me mi hanno scambiato effettivamente tante volte per altre persone. sei? Io, ma tu sei, no? Angelina Jolie, no? No, purtroppo no, magari mi sarebbe piaciuto. Sì. Magari. Però più o meno anche noi quindi ce l'abbiamo. In realtà semplicemente che non siamo abituati a vedere le loro facce, come si dice? Lineamenti. I loro lineamenti. Ma quando uno inizia ad abitare in Giappone, secondo me dopo un anno Sì, inizia a farci ma anche gli caso. standard di bellezza, per esempio in Europa ci sono delle giapponesi che piacciono di più rispetto a altre, magari È qua in vero. Giappone, perché qua piacciono di più un pochino occidentalizzate come È vero, è vero. E magari in Italia. No, invece a me piacevano le giapponesi di una volta, è tipo Tomoe Shinohara. Ah, ok. Tomoe oppure attrici che dicevi proprio sono Sì. totalmente giapponesi con i capelli neri, bassine, diciamo così, però per me erano tutte di quelle qualità che erano boss Japanese, parola a casa di nuovo, e che per me erano boss Japanese. Non ti preoccupare, nel mio canale ci sono tutte Ok. queste parole di cui Giapponese. Un'altra cosa che io voglio sfatare è che i giapponesi sono tutti otaku. Ok. Beh, oddio, si vedono tanta gente che legge manga in treno che Sì, magari ma non succede vuol dire essere meno. otaku. No. È vero che tanti leggono manga, Sì. treno, ma così, perché è una cosa comune, come sì. perché in Italia si guarda il calcio? Perché da noi è nato il calcio, cioè ovunque c'è il calcio e quindi uno si guarda, Sì. io guardo il calcio, ma non mi piace il calcio, capiamo un po' la cosa, cioè nel senso, guarda il No. calcio, ma non è che mi interessa. Sì, quello è vero. Guarda, forse l'80% effettivamente di giapponesi legge One Piece. Davvero? Sì. Io non l'ho mai letto, devo dire. Però tutte le persone che conosco leggono One Piece, però poi gli chiedo, ti piace il manga? No. Quindi, cioè, non sono otaku. Oddio, ci sono, Ci sono, citato, non è ci così. sono, sì, no. Tante persone sono anche sposate con il loro personaggio. Sì, con i vanno in cuscini. vacanza con i cuscini. Sì, per queste dire. dobbiamo mettere delle cose vere, effettivamente. È vero. Però non è vero che appunto tutti sono otaku oppure a tutti piacciono anime e manga. Quindi andare in Giappone e dire subito a me piacciono gli anime. Sì, esatto. A volte tipo sì, ma perché a volte potrebbe essere un'arma a doppio taglio, quindi mi dispiace.
Sorry. Le mie passioni non le posso condividere con nessuno. Cos'è? L'altro non riesco a leggere, c'è. L'hai scritto tu, questo. Sono ubriachi? No. Boh, vabbè, andiamo a quello dopo. Ma fai le firme in giro per i fan? Sì, ma le faccio così. Esatto. Vabbè, passiamo al punto 5 perché il 4 magari ci torneremo. Non c'è natura in Giappone. Allora, questo vabbè, e io venendo anche dalla montagna comunque spesso me lo chiedono, ma non ti mancano i boschi? Però devo dire che intanto a Tokyo comunque c'è dei giardini e dei parchi grandissimi, quello di Yoyogi è enorme e c'è un sacco di verde, ma comunque se esci un attimo fuori da Tokyo, anche se rimani comunque nella metropoli di Tokyo, ma ti sposti tipo a Chiba o anche a Tokyo, però a parte della metropoli. Sì, esatto, comunque ci sono le spiagge, è pieno di natura, ti pongono tutte le zanzare, è vero. Sono cose non molto belle. Però nel senso c'è tutto quello. Siamo diventati nerissimi. Io invece tipo vedo delle foto in Hokkaido che sono bellissime. Ci vado in Hokkaido questo novembre. Sì, odio anche voi. Guardate su Instagram. Certo, io invece non ho casa. Guardate casa mia su Instagram, noiosa. Vabbè. E poi scusate, ma io vorrei dire, ma a Milano c'è natura? Ma infatti, le palme del Duomo non è che è natura, cioè. Comunque sono 127 milioni di persone su poi tutta Tokyo praticamente, Tokyo e Osaka, per cui alla fine c'è un sacco di natura in Giappone. Sì, in realtà ce n'è davvero tanto, quindi in realtà basterebbe tipo non mettere come Tokyo e tutto il Giappone, proprio in realtà è proprio. Perché comunque anche Tokyo ha i suoi spazi verdi. Sì, è vero, Yoyogi è bellissimo, non c'è una parte. I giapponesi mangiano solo il sushi. Solo Marco Togni. È come dire che gli italiani mangiano solo pasta e pizza. E pizza. Oddio, che io la pizza la mangio tipo 2 volte l'anno, se va bene. Se non è una. Vabbè, oddio, grazie, io in Giappone non la mangerei mai. Mangio anch'io una volta all'anno, va bene, capisco. Però. No, vabbè. In realtà io conosco tanti giapponesi e poi non piace per niente. Davvero? No, però sì esistono. Come non mangiano il natto e altre No, cose. il natto posso capirlo perché dovrebbe essere illegale quella roba. A me piace. Comunque, no, si mangia, dipende. Se sei fuori, lo mangi più che altro fuori. Sì, è vero, perché il sushi comunque qua è molto caro. Secondo me costa di meno in Italia a volte. Beh, però la qualità è anche molto diversa. È diversa, è completamente Non so se costa di meno in Italia, però dipende, perché se vai dai cinesi a mangiarlo in Italia lo mangiano anche per poco, se invece vai in quei ristoranti, quelli fatti ad hoc, costano poco. Comunque i giapponesi non mangiano solo sushi, quindi se andate da un giapponese, quindi sei in Italia, ti porto a mangiare sushi, così state facendo un errore. Per favore andate, cioè fatevi mangiare una bella pizza, una bella carbonara, vi prego, c'è donazione questa. Un po' lenta. Bene, l'ultimo è, questo è un argomento un po' difficile che magari approfondiremo in un altro video perché è un tema un po' grande, però una cosa che comunque mi dà un po' fastidio quando sento questo stereotipo, e lo leggo spessissimo, tanti americani lo pensano, anche qualche europeo, che i giapponesi, ma un po' come tutti gli asiatici, questa è una cosa un po' grande, però che si fanno la chirurgia plastica per assomigliare a noi stranieri bianchi di solito per lo più, si fanno le doppie double eyelid, questa è la seconda linea che sopra l'occhio per essere uguali a noi, si fanno il e mi vengono tutte le parti più alto. Però in realtà non è vero che vogliono assomigliare agli infatti, perché per esempio nessun giapponese si fa le labbra più carnose, quasi nessun giapponese se le fa, le labbra anzi più carnose, è più facile che se le riduce, forse vogliono sembrare un personaggio, ma non so, un'idea di loro che hanno di bellezza che vogliono raggiungere. Sì, è un'idea di loro, quindi allora loro ammirano gli stranieri ma non vorrebbero totalmente diventarlo, cioè vogliono sempre mantenere la loro immagine di giapponese, quindi secondo me è un semplice miglioramento nella loro parte estetica che non vogliono accettare semplicemente, però non vuol dire che guarda ti fa la linea qua, sei di là, quindi ti piacciono gli stranieri, no. Ma infatti togliete questa mentalità. anche perché scusa, per esempio loro vogliono tenersi sempre la pelle bianca mentre noi vogliamo abbronzarci, quindi tranne io io sono un po' più scuro, ma io però anche corro fuori. Vabbè, queste due persone non vanno al mare. No, io vado al mare, però vado al mare come i giapponesi, cioè vestito, 12 minuti dentro l'acqua, 12 minuti fuori. Una cosa bella, le spiagge in Giappone sono senza persone, questo è verissimo. Questo è verissimo, se non vi siete persi un video del mare faccio una piccola pubblicità, vi guardate il video con Mato e farete tante Io forse un video di Guam, se non l'ho tolto, sul mio canale, quello in inglese. Ok. Bene. Quindi abbiamo finito i 10
stereotipi Non più veri. comuni, non veri del Giappone. Se avete qualche altra domanda scrivetele nei commenti. O altri stereotipi che O non altri sono veri, che non stereotipi, abbiamo ma è vero parlato. che il giapponese eccetera, ovviamente senza andare in un argomento un po' pesante, perché tante cose diciamo non sono carine da dire, per mantenere una piccola privacy. Però se avete qualsiasi cosa, domande o commenti, fatele sotto questo video, vi risponderò il prima possibile. Ci vediamo al prossimo video, guardate anche nel canale di Sebastiano, Nuovissimo, in nuovissimo, italiano, in italiano, perché non fai abbiamo mai deciso di in iniziarlo tipo 2 giorni fa. E ci saranno altri nuovi video con me che parleremo sempre di queste cose un po' salute del Giappone. Fine. Quindi io saprò gli stereotipi veri del Giappone da andare a Veri del vedere. Giappone. Se compare qua. Sì, facciamo la cosina. Va bene. Ci vediamo al prossimo video, spero vi sia piaciuto. Un bacione! Ciao ciao. Degustatevi. Iscrivetevi, Bye bye. se no siete brutti.